Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è la pasta sfoglia semplice fatta in casa, si prepara in meno di 30 minuti ed il risultato è spettacolare, una sfogliatura perfetta, leggerissima e friabile. La preparerete sempre in casa con questa ricetta. Gli ingredienti sono scritti per esteso nell'info box sotto il video e nel blog e adesso prepariamola insieme. Prendo il burro freddo dal frigorifero, lo taglio a cubetti e lo metto in un contenitore. Prendo la farina e ci metto il sale e mescolo il tutto. Prendo un mixer, inserisco la farina all'interno, aggiungo il burro e lo aziono per 20-30 secondi fino ad ottenere un composto sabbioso. Questa operazione potete farla anche a mano, schiacciando bene il burro con la farina fino ad ottenere lo stesso risultato. Aggiungo l'acqua fredda che ho tenuto in frigorifero e aziono nuovamente il mixer per 20 secondi fin quando il composto non si sarà compattato. A questo punto spengo il tutto e trasferisco il panetto sul piano di lavoro infarinato senza lavorarlo perché non voglio che il burro si riscaldi. Formo un panetto rettangolare e lo stendo col matterello picchiettandolo e poi facendolo scorrere leggermente sia per il verso verticale che per il verso orizzontale. Cerco di mantenere sempre una forma regolare andando a picchiettare sulle pareti della sfoglia. Quando avrò ottenuto un rettangolo delle dimensioni di 40 x 20 realizzo la prima piega a 3 e giro il panetto con l'apertura verso la parte destra. Lo copro con della carta a forno e lo ripongo nel congelatore per 20 minuti in modo che possa andare a realizzare le pieghe successive senza tempi di riposo ulteriori. Trascorsi 20 minuti prendo il panetto dal congelatore, lo metto sul piano di lavoro infarinato ed inizio a stenderlo sempre picchiettando col matterello e poi facendolo scorrere sia per il verso orizzontale che per il verso verticale. Quando avrò raggiunto una sfoglia delle dimensioni di 40 cm x 20 realizzo la seconda piega a 3. Giro il panetto sempre con l'apertura verso la parte destra. Procedo realizzando nuovamente una sfoglia di 40 cm x 20 e realizzo la terza piega a 3, girando sempre il panetto con l'apertura verso la mia destra. E sono pronta per l'ultima piega. Stendo nuovamente il panetto delle dimensioni di 40 cm x 20 e realizzo l'ultima piega, questa volta a 4. Piego la parte inferiore, poi la parte superiore e poi ripiego su se stesso. La pasta sfoglia è pronta, la copro con della pellicola trasparente e la ripongo in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Adesso vi faccio vedere una realizzazione dolce e salata. Prendo la pasta sfoglia dal frigorifero e la divido in due parti. La stendo col matterello andando ad ottenere una sfoglia sottile dello spessore di circa 3 mm. Realizzo dei quadrati del lato di 6 cm, li dispongo su una teglia da forno rivestita di carta forno e li buco al centro con una forchetta, dopodiché ci metto della confettura della quantità di circa un cucchiaino. Posso infornare in forno caldo statico a 200 gradi per 15 minuti. I dolcetti di sfoglia sono pronti, guardate che meraviglia, li spolverizzo con dello zucchero a velo e sono pronti per essere gustati. Adesso vi faccio vedere anche una preparazione salata, andrò a realizzare dei grissini di sfoglia. Prendo l'altra metà del panetto, lo infarino e lo stendo, sempre dello spessore di circa 3 mm. Fatto questo realizzo delle strisce di sfoglia della larghezza di circa 2 cm e della lunghezza di circa 25. Li dispongo su una teglia da forno rivestita di carta forno, spennello con un uovo sbattuto,
Metto dei semini di sesamo e della paprika. Metto anche un po' di sale e posso infornare in forno caldo statico a 200 gradi per 15 minuti. Anche i grissini sono pronti, adesso provo assaggio. E guardate che meraviglia di sfogliatura, si commenta da sola e l'ho realizzata in soli 30 minuti. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condividetelo sui social. Attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video e se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!